Buongiorno a tutti, benvenuti a Barcellona perché questa sera ci aspetta il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Barcellona e Napoli. Vamos! Come sempre in Spagna, un tempo meraviglioso. In questo momento ci troviamo di fronte al nostro hotel che si trova letteralmente a 100 metri da Plaza de Catalunya, dove c'è la scalinata che ci porterà a Montjuïc, che è letteralmente dietro questo palazzo, che è dove giocherà il Barcellona quest'anno, perché come sapete il Camp Nou è in fase di ristrutturazione e di conseguenza il Barça gioca nello stadio olimpico. Adesso saliamo in camera, vi faccio un piccolo room tour, così se volete venire a vedere il Barça sapete dove alloggiare. Piano 7. Il mio pronostico per la partita di questa sera è 2-1 Napoli dopo i tempi supplementari, doppietta di Osimhen e gol di Lewandowski per il Barça. Camera 1-1. Olè, molto luminosa, bella, bella. Camera letto matrimoniale, scrivania dove lavoreremo questa notte con la televisione, qui c'è lo script della partita, specchietto per vedere se si è belli prima di uscire, ma la cosa più bella è la vista, perché lì apriamo la finestra al volo. C'è la fontana di Montjuïc e letteralmente dietro a quello stabile, diciamo, c'è proprio lo stadio olimpico e lì si può intravedere Plaza de España. Non male, non male. Qui abbiamo un piccolo frigobar. Vediamo come sempre il check del frigobar. Sempre scarnetto, ma vabbè, è un hotel 3 stelle. Qui una piccola pecca, ci hanno messo i bicchieri ma non ci hanno messo l'acqua. Male, male. E qui mettiamo la chiave. E c'è il bagnetto, un po' appannato perché ci siamo appena lavati. La doccia, vabbè, con la vasca e la tendina non è proprio il massimo, ma ci si accontenta. Lo specchio, let's go. Water, non c'è il bidet. Insomma, comunque questa è la camera. Adesso andiamo a vedere come sono i lavori di ristrutturazione del Camp Nou, per vedere se stanno facendo le cose fatte bene come dei bravi vecchietti e poi andiamo allo stadio, abbiamo ancora un po' di tempo. Tra l'altro sono super contento di essere qua a Barcellona, qua dove tutto è iniziato. Infatti un anno fa a quest'ora pubblicavo il mio primo video sul canale, quel Barcellona-Valencia, eravamo qui in vacanza, finito 1-0 con gol di Rafinha, il rigore sbagliato da Ferran Torres, l'espulsione di Araujo. No, sono veramente contento di essere qua e ci tengo a ringraziare soprattutto chi c'è dal giorno 1. Se volete potete anche recuperarvi il video, non è uno dei miei video migliori, però è stato il primo e anche plausibile, ma quello che spero veramente è che questo progetto vi piaccia e che apprezziate il lavoro che c'è dietro. Siamo arrivati al Camp Nou, come potete vedere è tutto un cantiere, tutto recintato, ci sono tipo 8 gru. Comunque sono andati stra avanti per quel che si vede, provo ad alzare un po' la telecamera, sono andati stra avanti perché le ultime immagini che avevo visto era tipo un terreno completamente spianato, invece stanno già costruendo il primo anello. Qui invece c'è un cartellone di come verrà lo stadio. Guardando le immagini di quello che sarà il risultato finale verrà fuori uno stadio senza senso, stratosferico. Il progetto dice che verranno investiti più di 1 miliardo di euro, sarà uno stadio con un impianto luminoso incredibile, tipo una balconata sopra lo stadio per poter ammirare a 360 gradi Barcellona, un impianto di recupero dell'acqua piovana. Lo stadio diventerà da 110.000 posti, 105.000 posti, una cosa assurda, veramente incredibile. Non vedo l'ora che finiscono i lavori, che dovrebbero finire in teoria verso fine 2025, quando sarà ultimato un bel stadio vlog da queste parti, non ce lo toglie nessuno. Questa è la strada dove gli ultras del Barça si riunivano e facevano il corteo prima di entrare allo stadio. Questo è l'ingresso principale. Adesso praticamente c'è un giochino per intrattenere i più piccini e i non, dove praticamente devi fare gol a Ter Stegen. Sulla sinistra invece c'è un piccolo pop-up store. E invece qua c'è una bancarella dove praticamente puoi comprare un pezzo dell'erba del Camp Nou, del vecchio Camp Nou, incredibile. Vediamo qua i bro come se la cavano. Ter Stegen in stato di grazia. Comunque qui c'è un track food spettacolare veramente, con i colori e il logo del Barça, bellissimo. Da questa parte invece abbiamo il Barça Café, qui si può fare il tour e lì più avanti dovrebbe esserci tipo lo store ufficiale del Barça, andiamo a vedere. Sempre una cosa incredibile lo store del Barça, è veramente spettacolare, c'è tipo un anfiteatro centrale, ma poi la parte più bella sono tutti i LED a decorare, veramente stupendo. Puoi acquistare anche le cose vintage, tipo questa giacchetta è fenomenale, stupenda. Qui abbiamo le magliette, questa dovrebbe essere quella indossata da Cruyff, veramente bellissima.
Chiudiamo questa parentesi dello stato avanzamento lavori del Camp Nou, ci torneremo sicuramente quando lo stadio sarà ultimato. Adesso andiamo a mangiarci un boccone, poi ci riposiamo un attimino in hotel e si entra nel clima partita. Let's go! È arrivato il momento, andiamo a Montjuic. Prima però facciamo un passaggio per Passaic Olympique, che fra circa 10-15 minuti si dovrebbero riunire i tifosi e gli ultras del Barcellona e fare un corteo che li porta appunto verso lo stadio, in modo tale che entriamo un po' nel vivo. Come vi dicevo prima in hotel, vedo il Napoli favorito per il passaggio del turno. È vero che questa stagione ci sono stati una serie di sfortunati eventi, ha avuto anche tanta sfortuna il Napoli questa stagione, però dall'arrivo di Calzona una reazione si è vista. Kvara nelle ultime partite top, è tornato il giocatore incredibile dell'anno passato. Osimhen è definitivamente tornato. Ci sono sì ancora dei problemi difensivi, però secondo me il Barcellona sta peggio e quindi vedo il Napoli davvero favorito e ha un'ottima occasione per arrivare ai quarti di Champions. Comunque è di una bellezza incredibile la passeggiata che da Casa di Spagna ti porta a Montjuic, cioè una cosa solo in Europa. Mamma mia che spettacolo! Si iniziano a intravedere delle bandiere per il georgiano. Da come sono disposti i tifosi, qui in mezzo dovrebbe passare il pullman del Barça. Barça! Sta arrivando il pullman! Impressionante! La nostra vita! Ora Madanova! Lo preguntis por qué. La danza sos su corte. Siempre te animaré. Ale, ale, ale! Ale, ale, ale! Comunque pensavo che il pre-partita dell'Inter fosse il meglio che si potesse vedere, ma qui onestamente un altro livello veramente. Mamma mia, comunque che cazzo di carica che ti danno queste cose qua in mezzo agli ultras a cantare i fumogeni. Mamma mia, bellissimo, bellissimo. Comunque questo è lo stadio di Montjuic, sarà scomodo, non sembra uno stadio, però spettacolare, veramente l'impatto è pazzesco e soprattutto c'è una vista incredibile. Siamo spostati in un'altra parte e un'altra zona dove continuano a fare festa, a lanciare petardi, a lanciare fumogeni. Incredibile, c'è un'atmosfera assurda, sembra una semifinale di Champions tipo. Cosa stiamo vivendo? Non ha senso. Meglio entrare adesso che manca un'ora all'inizio della partita. Che cosa pazzesca, mamma mia! Che atmosfera, ragazzi! Finalmente ce l'abbiamo fatta, passare i controlli. Siamo stati 40 minuti letteralmente in fila. Una cosa vergognosa. Comunque porta 88 è la nostra, si intravedono anche un po' i seggiolini e il campo. Olè, eccoci qua, entrati finalmente. Bello comunque, anche se c'è un po' tipo il residuo della vecchia pista di atletica, un bel impatto. Noi siamo su uno di questi settori qua, se ho capito bene. Eccolo qui, eccolo qui. Questa è la visuale. Non male, dai. Proprio qui sopra c'è il settore ospiti dei napoletani. Ecco la miglia mano, il sedicenne fuori classe, senza senso. Tutti hanno iniziato a sventolare la bandiera perché hanno annunciato che adesso partirà l'inno del Barcellona. Tutti in piedi.
Son la gent blaugrana. Barça, Barça, Barça! Entrano le squadre in campo con un boato incredibile dei tifosi del Barça. Fischi assordanti contro la UEFA probabilmente. Tutto lo stadio che fischia. È iniziato il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Dai boati e recupera palla del Barcellona, subito Lewandowski. Rafinha, la buona. Mamma mia, subito pericolosissimo. Recupera Gundogan. Mamma mia, che inizio del Barça, subito pressione altissima. Rischiato tantissimo qui il Napoli. Napoli deve stare attento. 1-0 Barça. Meritato, era la terza grandissima opportunità. La difesa del Napoli fa acqua da tutte le parti. Meritato il vantaggio per i blaugrana. Adesso c'è bisogno di una reazione assolutamente da parte della squadra di Calzona. Ormai larga per la fine. 2-0 Barça, ha segnato Cancelo. Porca puttana, si sono alzati tutti in piedi, non ho visto niente. 1-2 micidiale. Adesso si fa veramente dura per i napoletani. Adesso lo stadio olimpico è una bolgia. Il torre ospiti invece è completamente ammutolito. Prova a rispondere il Napoli, ma possesso palla sterile ai limiti dell'area di rigore. Napoli veramente in grandissima difficoltà, deve assolutamente cambiare atteggiamento, altrimenti davvero rischia l'imbarcata questa sera. 2-1, accorcia le distanze al Napoli. Ha segnato Rachmani. I napoletani dietro di noi fanno festa. Importantissimo aver accorciato le distanze prima della fine del primo tempo. Adesso la partita si riapre perché con un altro gol si andrebbe ai supplementari. Lui, mezzo. Che parata di Ter Stegen, aveva provato tipo il pallonetto di testa Politano, mi sembra, da qui scusatemi, non si vede benissimo. Mamma mia. Napoli che adesso ha alzato tantissimo il baricentro. Occhio Lamin. Lewandowski. D'angolo per il Barça. Forse l'ultima azione del primo tempo. Araujo in area. Lewandowski. Ancora. E dai. Mamma mia. Fine primo tempo a Montjuic, una partita bellissima, un primo tempo ricchissimo di occasioni da gol. 2-1 per il Barcellona fino a questo momento, che a mio parere è meritatamente in vantaggio. Napoli dopo il secondo gol ha avuto una grandissima reazione, ha riaperto la partita e adesso in questo secondo tempo molto probabilmente darà il tutto per portarla almeno ai supplementari. Gritano per Osimhen a terra. Qui un check al bar lo fanno sicuro. Dal vivo sembrava l'avesse preso, lo ha toccato sicuro.
Niente, non ha dato niente, calcio d'angolo per il Napoli. Montjuic completamente ammutolita in questa frazione di gioco. Rafinha, ancora per Cancelo. Cancelo rientra Rafinha. Miracolo di Meret. Che spettacolo di partita, veramente. Politano. Mezzo. Rimane lì. Osimhen. Non chissà. No. Che occasione per Anghissà rimpallato. Dominio totale del Napoli in questo momento. Rafinha. Gundogan dalla bandierina. Ancora Meret. Palla rimane lì e 3-1. Fuori gioco. Ha segnato il fuorigioco Guardaline. La palla è finita in rete, però l'arbitro, anzi il guardaline, ha fischiato fuori gioco. 20 minuti alla fine del secondo tempo, la fine della partita. Ancora Rafinha. Yamal. Ha un passo dal 3-1 il Barcellona. Adesso iniziano ad essere tante le palle gol per i Blaugrana. Probabilmente il 3-1 in questo momento se lo meriterebbe. Napoli che in questo momento è fuori dalla Champions, deve essere più coraggioso a alzare il proprio baricentro. Insiste però il Napoli. Olivera. Lindstrom! Mamma cosa si è mangiato Lindstrom! Clamoroso errore. Lo dico sempre, questi gol in Champions League non li puoi sbagliare perché molto probabilmente costerà l'uscita dalla Champions. Incredibile errore di Lindstrom. Barça che continua a attaccare per provare a chiudere la partita. Bello scambio. Bellissimo con le bandiere. Meritato, bisogna dirlo. Gran gol, grandissima azione a ricordare il vecchio Barcellona. 3-1 e adesso qualificazione in cassaforte. Atmosfera assurda adesso a Montjuic. 2 minuti più recupero alla fine. 3-1 Barcellona. Prova fino alla fine il Napoli, Raspadori chiuso. Ancora Lobotka. Romeo sbaglia. Un centimetro. Mamma mia, sfortunato il Napoli in questa situazione. Finisce qui, finisce 3-1 per il Barcellona. Veramente un grandissimo peccato per il Napoli, però il Barça ha assolutamente meritato la vittoria. Il Napoli ha avuto quei primi 20 minuti del secondo tempo in cui ha pressato, ha provato il 2-2, c'era anche quel contatto su Osimhen. Dubbio a vederlo dal vivo, lo rivedremo a casa se era rigore oppure no. Comunque una grandissima partita, veramente uno spettacolo puro, un'occasione da una parte e dall'altra. Complimenti al Barcellona che va ai quarti di finale e noi ci vediamo domani per il video di Atletico Madrid-Inter. Anche lì ci aspetterà una partita e un'atmosfera assurda. Veramente questa 2 giorni è iniziata alla grandissima. Noi ci vediamo al prossimo video, spero che questo video vi sia piaciuto, vi chiedo di mettere like, iscrivervi al canale e attivare la campanellina. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!